Qui nelle mie mani ho un hub 7 in 1 della Cable Timer. Eccolo qua, il bellissimo hub. Basta metterci le unghiette dentro e si va a aprire. Qua abbiamo una ventolina e qua l'alloggiamento dell'hard disk. C'è anche l'anello in dotazione dove ovviamente non abbiamo MagSafe. Andiamo a lanciare. Ecco perché bisogna prendere premium, se no non vede i dischi esterni. Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Fa molto caldo, ma qui nelle mie mani ho un hub 7 in 1 della Cable Time. La particolarità di questo hub è che è magnetico e che ha la possibilità di alloggiare un hard disk NVMe SATA che ho qui ovviamente da provare. Io lo proverò col mio iPad Air M2 perché non possiedo un iPhone con USB-C. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio cosa c'è ovviamente in questa scatola e andremo a vedere anche sulla scocca cosa c'è e poi andremo a montare il nostro hard disk e faremo qualche prova di test di velocità sull'iPad. Tiriamo fuori dalla scatola l'hub e andiamo ad analizzare un attimo le sue caratteristiche. Allora, innanzitutto nella scatola abbiamo un cavetto di connessione USB-C perché ci permetterà ovviamente di essere connesso ai nostri dispositivi. Ecco, la cosa bella è che è magnetico, vedete, è magnetico, quindi si può staccare, ovviamente lo stacchiamo tutto per andare poi a collegarlo col nostro dispositivo. Quindi lo mettiamo un attimo da parte. Qua dentro ci sono le viti perché ovviamente dovremo fissare il nostro disc una volta montato nell'hub, ok? Perché se no sfarfalla. E qui abbiamo lui. Allora, eccolo qua, il bellissimo hub Cable Time 7 in 1. È molto molto figo, ragazzi, molto figo. Come prima cosa vedete abbiamo la ventola di raffreddamento per l'hard disk perché scaldano molto questi hard disk. Poi abbiamo sulle i vari lati abbiamo innanzitutto qua l'HDMI e qui abbiamo la connessione USB-A, quindi ne abbiamo già due molto importanti. Girandolo abbiamo una connessione USB-C velocissima e qua l'alloggiamento per le schede di memoria, quindi potete scaricare anche le foto e i filmati, diciamo i media in generale, dalle vostre fotocamere. Da questa parte molto semplice abbiamo la connessione al dispositivo e la connessione per la ricarica, quindi possiamo anche ricaricare il nostro dispositivo quando lo utilizziamo. Ma la cosa bellissima è che è magnetico. Adesso andiamo ad aprire diciamo la scocca per vedere l'alloggiamento dell'hard disk. Pronti per l'installazione dell'hard disk, eccolo qua, io non l'avevo mai visto, lo dico apertamente, è fighissimo, è a stato solido. Una cosa da tenere presente è questa: l'iPad non lo riconosce perché è vergine, quindi bisogna formattarlo con un PC o con un Mac e poi si può usare liberamente con questo hub o con un altro dispositivo. Ora andiamo ad aprire l'hub, molto semplice, abbiamo una feritoina, vedete qua abbiamo questa, basta metterci le unghiette dentro e si va a aprire. Qua abbiamo una ventolina e qua l'alloggiamento dell'hard disk. Qui ci sono i dentini, state attenti a come inserite, fate molto, molto piano piano, siate delicati, non come me. E qua abbiamo le viti, quindi in base all'hard disk abbiamo ovviamente la vite. Ecco, il dentino piccolo di qua, scusate, il dentino piccolino va da quella parte lì e il dentino grande va da questa parte qua. Ok, diciamo il pettine grande e il pettine piccolo. Molto semplice, basta inserirlo, è fatto. E qui abbiamo ovviamente la vite da andare a... Vedete che fa questo lavoro qua, quindi bisogna ovviamente fermarlo. Prendiamo la vite. Ah, questi due cosini non lo so, forse si mettono sotto per non far toccare l'hard disk, non lo so, questi qua non riesco a capire cosa siano, ma penso che non siano di importanza vitale, non lo so. Comunque, poi magari chiederò a loro di spiegazione e magari me la daranno, ok? E quindi farò luce su questo caso.
Allora mi correggo, non è una vite, è a pressione, ok, basta pressare e quindi si blocca. A questo punto possiamo andare a chiudere ovviamente la scocchetta e l'hard disk è pronto per essere utilizzato. E adesso ragazzi l'unica cosa che ci resta da fare è andare a collegare e provarlo. Dimenticavo di dirvi che c'è anche l'anello in dotazione dove ovviamente non abbiamo MagSafe, quindi possiamo andare a alloggiare il nostro hub comodamente. L'ho già installato, vedete sul mio iPad Air M2 ho già messo il cavetto in dotazione. Lo vado a collegare perché mi sono scordato un'altra cosa, di farvi vedere le due spiette, ma molto semplice. La prima in esterno indica che l'hard disk è stato collegato, ecco, non indica però che è formattato, quindi attenzione, lo mettete, la luce lampeggia, ma l'iPad non lo vede se non lo formattate. Invece la seconda spietta con la lampadinetta indica praticamente che abbiamo connesso il nostro hub al nostro dispositivo. Ecco, io non avendo un iPhone lo vado, la calamita è in esterno, quindi ok, perfetto, alloggiato perfettamente. Adesso non ci resta che andare a vedere l'hard disk, se viene riconosciuto ovviamente dal nostro iPad, e poi andare a vedere il test di velocità. Ecco, l'iPad Air M2 come l'M1 non sono, diciamo, campioni di velocità, però diciamo lo facciamo lo stesso. Catapultiamoci ora sull'iPad Air M2, lo colleghiamo anche alla corrente così vi faccio vedere che va in ricarica tranquillamente, quindi possiamo andare a ricaricare il nostro dispositivo quando lo stiamo usando. La ventolina, come ho detto, raffredda il dispositivo stesso, cioè l'hub, e andiamo a vedere adesso se l'hard disk è presente. Allora, chiudiamo tutte le schede che non ci servono. Ed eccolo qua, SSD me si chiama mio, vabbè, l'ho chiamato così. Ed eccolo qui, praticamente adesso è pronto per trasferire qualsiasi cosa. Vogliamo fare una prova di trasferimento? Andiamo su, non so, download. Io la prima cosa che prendo, qualsiasi cosa, ecco, andiamo a trasferire, sì, questa cartella intera. Facciamo così, condividi. Sì, andiamo, non andiamo a spostarlo perché no. Andiamo, condividi, no, perché non si può fare. Allora facciamo copia, giustamente copia. Andiamo in SSD me e andiamo a incollarlo. Ecco qui, come vi ho detto, non è un campione di velocità l'iPad Air M2, ma secondo me non lo sono, diciamo, nessun degli iPad come velocità rispetto al computer. Ed eccolo qua, diciamo che l'ha tranquillamente copiato. Ora facciamo un test di velocità. L'applicazione che ho scelto è questa, si chiama Disk Test e costa solo 4 euro, quindi proprio pochissimo. La andiamo a lanciare. Ecco perché bisogna prendere premium, se no non vede i dischi esterni, tutto lì. Allora andiamo a fargli vedere il disco, quindi andiamo qua in Connect Drive, andiamo, ovviamente ci sono già, perfetto, andiamo a connettere ed eccolo qua, vedete il disco l'ha riconosciuto. Adesso andiamo a dare lo start col play, andiamo a vedere i numeri che fa. Come vi ho detto non è un campione di velocità, questo diciamo che l'abbiamo capito negli anni, però diciamo che può essere una comodità non indifferente, ok? E soprattutto per chi ha un iPhone di ultima generazione con l'USB-C per registrare video. Quello è una cosa pazzesca. Allora, in scrittura sono 41 megabit per secondo, non è proprio, cioè, non è proprio lentissimo, e diciamo, in lettura sono 35. Vabbè, ragazzi, ci possiamo anche accontentare perché diciamo che, ok, potrebbe essere anche la velocità giusta. Un'altra cosa che mi hanno donato, e ringrazio ovviamente Cable Time per questo dono, è un altro cavetto. Cosa serve questo cavetto? Serve, ragazzi, per andare a collegare un'altra fonte, ok?
Quindi come abbiamo visto abbiamo un USB-C veloce. Quindi andiamo a collegare adesso il mio SSD della SanDisk e vediamo che succede. È uguale a quello di prima, abbiamo ovviamente la possibilità di staccarlo, ve l'ho fatto già vedere, quindi è niente di che. Andiamo a mettere ok di nuovo file, ok, e andiamo a connettere nel connettore che abbiamo visto prima l'hard disk esterno. Ok, eccolo qua, vedete? Ho le due partizioni MS-DOS e macOS, quindi abbiamo anche l'opportunità di connettere hard disk esterni. Come abbiamo visto, ovviamente si possono connettere anche delle schede di memoria. Ragazzi, andiamo alle conclusioni perché veramente sono stracontento. Concludiamo questo video con una domanda: promosso o bocciato? Per me promosso a pieni voti. È utilissimo, infatti adesso andrò 2 o 3 giorni in montagna, mi porterò il mio iPad col mio hub, con l'hard disk inserito e potrò montare video in tutta autonomia e praticamente dove sono solo. E la cosa bella è che chi ha un iPhone di ultima generazione con l'SBC può registrare video in ProRes 4K senza problemi. L'hard disk che ho inserito io è un 512, ma ce ne sono da 2 tera, 1 tera e via dicendo, quindi è tutta questione di money. A questo punto ragazzi, se vi è piaciuto questo video fatevi sotto, condividetelo con i vostri amici che magari sono alla ricerca di un accessorio del genere e possono acquistarlo nei link in descrizione. È un'ultima cosa, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto è il momento, iscrivetevi al canale e se volete potete anche azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in quest'estate molto calda. Ci vediamo presto, un abbraccio!